Ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale. Ciao. Oggi siamo ai confini esterni del parco della Val Grande. È quanto ne abbiamo oggi? L'8? 7 dicembre. Buona Immacolata. Fa molto freddo. Siamo in una zona che non ho ancora fatto vedere in video. È una zona in cui sono passato veramente molto poco. Sono passato solo una volta per tentare di salire al Monte Togano, che tra l'altro è la montagna più alta di tutta la Val Grande. E non ce l'avevo fatta e mi ero fermato alla colma di Basagrana, l'avevo fatta sempre in inverno. È una zona molto fredda e lo stiamo vedendo proprio qui che c'è una neve ghiacciatissima. Oggi facciamo un giro abbastanza semplice, andiamo al Bivacco Rina, dove non sono mai stato, a 1700 e qualcosa metri di quota, e ne approfitteremo anche per fare una visita a degli amici lungo il percorso che mi hanno contattato su Instagram. Anche loro hanno una baita, l'hanno risistemata e ci hanno invitato ad andare a fare un giro a vedere la loro baita, e quindi niente, faremo una sosta lì e poi proseguiremo verso il bivacco e niente, una cosa molto tranquilla, si spera. Vedremo in base alla quantità della neve. Qua con me oggi c'è il mio amico Franceschino, che Ciao. avrete già visto in qualche video, tipo la Pioda di Crana. Cominciava a stare la fioca. Ah già, sul Castore, insomma. Vabbè, oggi purtroppo questo passava al convento, insomma. Eccoci all'Alpe Pieso, siamo qua con due amici che ci hanno ospitato per mangiare la lasagna oggi, quindi Top. una giornata molto soft. Chic. Siamo in questo posto che è bellissimo, è veramente uno spettacolo. Loro sono due colleghi di baita, diciamo. Loro hanno fatto le cose un po' più seriamente, la loro baita è veramente eccezionale, è uno spettacolo. E anche voi l'avete risistemata praticamente da nulla, sì, no? sì. Era Siamo partiti da 4 sassi, era un rudere e fortunatamente il tetto era ancora buono per una parte, ce n'era una piccola parte che in dialetto si chiama canvel, che era crollata, e abbiamo ricostruito quella e risistemato nei limiti del possibile l'altra, che è il corpo principale. Siete dietro da 5 anni, avete detto all'incirca. Abbiamo iniziato mese di luglio del 2015. Anche voi avete fatto tutto in autonomia, chiaramente. Tutto in autonomia, assolutamente. Bene, bene. Con qualche aiuto dell'elicottero, però dico la verità. Sì, beh, qua hanno diciamo un 150 metri di dislivello in più, quindi già per me è stata dura, quindi qua il doppio della fatica, forse anche un pochino, non so, un po' più lungo a livello di distanza il percorso, quindi diventava veramente troppo complicato. Sì. E poi vabbè, il risultato chiaramente è differente perché dentro è tutto intonacato alla perfezione, c'è un bel bagnettino, è tutto... Ci sarà perché non è molto ancora... molto bello. Dopo magari se riusciamo facciamo anche 2 riprese dentro. Certo, volentieri. E niente, quindi vabbè, qua ne approfitto anche per invitarvi poi la prossima volta in baita da me, magari Volentieri, mangiare qualcosa. Porto su anche la famiglia. E adesso niente, adesso andiamo a mangiare però, dai. Va bene, dai, facciamo un brindisi e mangiamo grazie ai ragazzi qua che ci istruono alla nostra. Ok. Allora, siamo qua a fare un piccolo tour della baita di Alessandro e Luca, dove ci hanno lavorato loro, insomma, hanno messo mano loro, quindi beh, qua siamo
Siamo nel salottino cucinino, Sì, giusto? esatto. Cosa hai fatto qua, Alessandro? Ma Cosa niente. avete fatto? Perché non è Sì, che ha lavorato ma niente, solo. qua siamo partiti, abbiamo scavato, abbiamo fatto un vespaio, abbiamo fatto il bottone, ci abbiamo pulito i travi vecchi, impianto elettrico, e adesso dovremo andare avanti con i mobili, con le tinteggiature e quello che manca per poterlo utilizzare. Guardate che bei travi in larice. Eh sì, Che quei belli, travi lì ci sono originali, in larice, Quindi avranno almeno 100 anni. tranquillamente ci siamo fatti un bel mazzo a pulirli, perché in queste baite qui non esistevano i camini e venivano accesi i focolari per terra senza che ci fossero dei condotti di evacuazione dei fumi, quindi vi lascio immaginare di che Tutto colore nero. potesse. Assolutamente, erano tutti neri e con tanto olio di gomito e carta vetra e spazzoline di metallo li abbiamo puliti. Poi ci fai vedere anche Prego. l'altro Di qua locale. c'è un piccolissimo locale dove noi abbiamo studiato di ricavarci una piccola cameretta per i miei bimbi, dove verrà posizionato il letto castello, e Bellissimo. mentre dall'altra parte c'è un piccolo bagnetto che è ancora in corso di ultimazione, dove ci sarà il necessario per poter stare comodi in bagno. Bello, sicuramente meglio del mio bagno in tronchi. Sono due cose diverse. E poi dopo su di sopra il classico sottotetto molto basso, dove avremo l'intenzione di andare a posizionare due letti e quindi poter bivaccare in questo vecchio fabbricato recuperato con tanta passione. Vedete che il muro ha delle imperfezioni proprio perché loro hanno intonacato sul muro in pietra, il muro in pietra era Assolutamente, noi simile al mio e loro hanno però... Noi volevamo, diciamo che la nostra intenzione era quella di riuscire a ottenere una baita che potesse essere confortevole, ma nello stesso momento che mantenesse le caratteristiche e le peculiarità dei fabbricati talpe come erano una volta. Quindi muri storti, travi storti vecchi, che secondo noi alla fine sono anche il pregio e il bello che va tutelato di questi edifici qua. Avete fatto veramente un ottimo lavoro, complimenti. Grazie. Va bene ragazzi, noi adesso ci avviamo verso il bivacco Rina, ringraziamo i nostri amici Dell'ospitalità. sì, grazie per la lasagna, per tutto quanto. Gentilezza. Quindi È stato un piacere conoscervi di Grazie persona. mille. Grazie mille. Alla ci vediamo prossima. magari in baita da me quando volete Va venire a bene. trovarmi. Volentieri, alla prossima sicuramente. E Ci e avviamo. buon Via. viaggio, Buona perché passeggiata. buona passeggiata, perché ne avete ancora un attimino Eh prima sì, di arrivare a rifugio. adesso abbiamo un bel po' di neve da Mettete, pestare. esatto, preparate i frontalini perché potrebbero anche servire. Eh sì. Ragazzi, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, tanto che comincia a tramontare il sole, però insomma Lo scenario è fantastico. ce ne frega un cazzo perché è troppo bello, veramente ci sono dei colori incredibili, è un posto magnifico questo qua, veramente bello, con questa neve poi è fantastico. Il bivacco è lì in fondo, mancherà
mezz'oretta, 3/4 d'ora, però è tutto molto 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 innevato e ad occhio sembra che dobbiamo fare tutto un bel traverso, quindi magari ci mettiamo anche un po' di più. Ecco ragazzi, questo è quello che non si deve fare normalmente quando si va in un'escursione. Vediamo Francesco alle prese con un passaggio improvvisato. Cosa è successo? Niente, praticamente quello che in estate è un sentiero facile, in inverno sì, diventa un sentiero in costa ricoperto di tantissima neve e con tantissimi rami caduti, quindi traccia per nulla visibile. Siamo al buio, il bivacco disterà ancora una mezz'oretta e niente, che possiamo fare? Prenderla con calma e andare avanti. Sì, pieno di tracce di animali. Questo probabilmente è un cervo. Ragazzi, siamo arrivati al bivacco Rina, a parte che è magnifico. Che fosse la porta. Cioè, Invece la finestra. è bellissimo, veramente è incredibile. Però Francesco pensava che quella fosse la porta, invece è la finestra, quindi adesso dobbiamo capire se riusciremo ad entrare per prima cosa. Guardate quanta ne ha fatta. C'è qui. Speriamo che si apra verso l'interno. Bene, stiamo cercando di accedere al bivacco. Francesco come primo tentativo si infilerà a modalità tipo serpente. Buona mano. Che cazzo serve quella la mia neve? Per non far dentro la neve contro la porta. La mandia dov'è? Sì, c'è una maniglia, però guarda bene. La maniglia sarà di sotto. Cazzo, c'è sto chiodo qua nel capo. Allora abbiamo liberato parzialmente un pezzettino di lamiera che copre la porta con un coltello perché la neve è ghiacciata praticamente. Adesso il chiavistello è libero, quindi piano piano il buon Francesco adesso dovrebbe riuscire a liberarlo. Bene, ce l'abbiamo fatta ad entrare. Come potete vedere c'è giusto un tantino di neve, abbiamo rischiato anche la castrazione con questa lamiera, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo sommersi di neve. Quanto è? Sono... Siamo 2. praticamente saranno 2 metri 2 fuori, sì. Il bivacco sembra fantastico, Che bello. bellissimo, in ordine, preciso, veramente c'è un tavolato qua bellissimo, una bella stufettina a legna, abbiamo della legna qua, grazie a Dio, anzi grazie ai volontari qua che hanno fatto. Io chiuderei un attimo la porta intanto. Esatto. Adesso dopo si fa. Così aperta tutta questa, ok? Francesco aveva preso quella stufa qui, nel bivacco prima, adesso vediamo un po' perché Francesco C'è più fiammifero, no? abbiamo una bella stufetta con una canna in acciaio inox, quindi nuova, dovrebbe tirare abbastanza bene. Speriamo, anche perché ci abbiamo un cotechino da fare per cena. Abbiamo un ottimo menù questa sera. Ravioli alla piemontese, giusto? Sì, ravioli, sì. E un bel cotechino. Cotechino artigianale. Dovremmo quello cuocere un paio d'ore. Beh, l'acqua è semplice da trovare qui, perché basta aprire la porta e con un coltello affettare la neve che c'è fuori dalla porta. Quindi, una volta affettata la neve, la mettiamo nei pentolini e la facciamo sciogliere. Ma come fa? Eh sì, Francesco come gli scarponi. Fa un po' freschino, insomma. Tanto Francesco si cambia il calzino. Ma è asciutto? No, questo è bagnato, però c'ho il calzino di ricambio io.
Previdente. Che signorino. Beh. Col cotechino per Francesco che lo immergerà Stasera, bel cotechino nostrano. immerso nel ghiaccio. Dicono inserire il cotechino ancora nell'acqua fredda. Siamo sicuri che sia fredda. Decisamente. E adesso via, Voilà. un'ora e mezza, 2 ore. Sono le 8:15. Un po' di formaggio per Franceschino, tieni. E via. Iniziamo a mangiare un po' di formaggio. Siamo davanti alla stufa, belli incollati. Quello del mezzogiorno non era male. Mm? Quello del mezzogiorno non era male. No, è buono. Era leggero. Guarda. Spettacolo. Non credo che ci venga su molta gente in inverno in questo bivacco. No, mi sa proprio no. Oh, finalmente è arrivato il momento Da mangiare. della... Ti conviene girare lì la storia. Sì, messo così. Del raviolo, perché il cotechino, ragazzi... Domani mattina. Col tè. Sì, mi sa che davvero va a finire così. Beh, vicino alla stufa si sta bene, però basta spostarsi di 1 metro e ci sono 6 gradi. Mezzo. 6 gradi. Ole! Ah, vai che andiamo. Che bicchierino da sfiga. C'è pure di... Cioè, dovresti essere avido di vino. Salute. Salute al bivaccolina, Questo raviolo. al raviolo, al cotechino soprattutto. La temperatura è giusta. Sì. Tenerlo vicino alla stufa, visto? Dopo che dobbiamo finire le bottiglie. Quindi la forchetta non è solo, hai detto? Non ce l'hai? No. L'ho dimenticato. Ho messo Posso dare un cucchiaio? quello che vuoi. Ed è meglio questo che rimane in piano perché sennò ci cola tutto il grasso del cotechino in giro. A parte che guarda, basta che Sì, facciamo lo così. prendi e sposta la pinna. Senti il verso del Il maiale. maiale è ancora vivo, te. Oh. No, 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 no. Vabbè, intanto aspetta. Adesso dove lo mettiamo? Niente, lì lo mangiamo. Lo andiamo là? No, secondo me bisogna mangiarlo lì tipo finger food. Siamo pronti per andare a letto. C'è un po' di cacca di topo, ma è una peculiarità, insomma, un valore aggiunto la cacca di topo. Vero? Sì, sì. Ne ho vista poca quest'anno. Cacca di topo anche in Himalaya? Ci sto topi in Himalaya. In un oggi vado in bagno, pensavo per aprire la porta del bagno, ho visto passare via un topo che stava sotto una così. Bene ragazzi, aiuto qua Francesco a gonfiare il suo materasso e ci rivediamo domani per le riprese con la luce del sole, con la luce del giorno.
qua da questo luogo fantastico, il Bivacco Rina, vi salutiamo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi magari anche su Instagram se vi va. Ringraziamo anche il gruppo Alpini di Trontano per aver sistemato questo luogo fantastico, hanno fatto veramente un bellissimo lavoro. E niente, Torniamo a valle. torniamo a valle sperando, oggi sarà un po' meglio sicuramente di ieri sera col buio, almeno vedremo dove andare. E niente, ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio, un saluto da me. Torneremo in primavera magari. Eh sì, magari col verde. E da Francesco. Buona giornata a tutti. Ciao.